Una valle, un castello e una bellissima spiaggia. Questo e molto altro si può trovare nel territorio di Forza d'Agro. Venite con me. Forza d'Agro è un piccolo comune situato a 420 metri di altitudine, facente parte del comprensorio della Valle d'Agro e dell'Unione dei Comuni delle Valli Ioniche dei Peloritani. Quest'area territoriale era già conosciuta in epoca greca. Il vicino capo Sant'Alessio, difatti, era menzionato come Argennon Akron, ossia promontorio d'argento, e questa denominazione, Akron, si è trasformata nel tempo in Agro, che dà il nome all'omonima valle e all'omonima fiumara. Per quanto riguarda il toponimo greco Argennon, fu latinizzato probabilmente attorno al 135 a.C., nel contesto della prima guerra servile, quando i romani si stanziarono in questo territorio, chiamandolo Agrille, e così i villaggi esistenti in questa vallata assunsero il nome di Vicum Agrille. La prima vera menzione scritta del luogo l'abbiamo però molto più in là, nel 1117 per la precisione, quando Ruggero II fa costruire e dona al monaco basiliano Gerasimo il monastero dei Santi Pietro e Paolo d'Agro, appartenente oggi al comune di Casalvecchio Siculo, e oltre a ciò, all'interno dell'atto di donazione, dona al monastero proprio le terre di Vicum Agrille. E bene o male in questo periodo che il Vicum Agrille non fu più in grado di ospitare un popolo in espansione e i suoi abitanti, alla ricerca di un luogo più sicuro, preferirono spostarsi più a monte. Questo avvenne poco dopo la fondazione del castello, che sarebbe stato chiamato più avanti Fortilizium d'Agro. Si pensa a tal proposito che la parola forza, nel toponimo Forza d'Agro, derivi dalla contrazione della parola fortezza, in riferimento proprio al castello edificato sotto Ruggero II, in uno dei posti meno accessibili della Valle d'Agro. A rendere singolare Forza d'Agro è che il suo territorio si estende dal mare, con la bellissima spiaggia di Fondaco Parrino, per arrivare proprio fino al castello, conosciuto come Castello Argano, del quale rimangono alcuni resti. All'interno della cinta muraria sono ben visibili le feritoie e i resti della chiesa del Santissimo Crocifisso, di cui ancora svetta la torre campanaria. A rendere curioso questo luogo è che dal 1876 quest'area è stata adibita a cimitero comunale fino al 1984. Per questo motivo, durante la visita alla fortezza, ci si può imbattere in diverse tombe disposte in modo casuale, a rendere l'ambiente alquanto surreale. A poca distanza si erge la Guardiola, che svetta con la sua sagoma su un piccolo promontorio. Da qui lo sguardo può spaziare illimitato tra le bellezze naturali, dal centro storico al Mar Ionio, fino a tutta la vallata d'Agro. Forza d'Agro si presenta come un borgo davvero grazioso, costituito da stradine strette e tortuose, da piccole abitazioni e piccole piazzette con punti panoramici molto suggestivi. Le zone più antiche sono il suggestivo Borgo del Quartarello, situato poco sotto il castello, oppure anche Borgo Maggia, nucleo abitativo risalente al 1100, dove si trovano i resti della chiesa di San Sebastiano. Interessante da vedere in paese è uno splendido arco durazzesco datato XV secolo, in stile gotico catalano, che immette sul largo della Triade. Meritevole di una visita è anche la chiesa della Santissima Annunziata, divenuta famosa per essere stata inserita in alcune scene del film Il Padrino.
Scoprire Forza d'Agro vuol dire scoprire anche gli antichi sentieri che collegavano questi luoghi. Un sentiero da fare è assolutamente il sentiero Rocca Scala, che conduce alla cima del Monte Re Cavallo, alto 547 metri, e dalla cui cima si può ammirare una splendida vista sullo Ionio e sulle montagne circostanti. Interessante anche la piccola frazione Scifì, antico villaggio ubicato in una vallata sulla sponda destra della Fiumara d'Agro. E per le antiche origini che vanta questo territorio, che oggi si possono ammirare alcuni interessanti resti archeologici. Si tratta di resti datati tra il I secolo a.C. e il VI secolo d.C., di un grande edificio adibito a stazione o a magazzino, situato proprio lungo la via Aurea, che collegava Messina con Taormina. Ed un enorme grazie va all'amministrazione Emilia Do e a Carmelo Nicita, che mi hanno ospitato, aiutato e permesso di realizzare questo video. Grazie!